Ciao ragazzi, sono a Malta, sto andando a ritirare la macchina che ho noleggiato. Ok, allora, mi ero assolutamente dimenticato che a Malta ci fosse la guida al contrario, per cui ho preso la macchina ma sarò un sacco in difficoltà. Io con le macchine a noleggio ho sempre avuto brutte esperienze. L'ultima volta ho sfondato una macchina a Valencia, per cui c'ho un po' di caghetta. Buongiorno ragazzi, questa è la macchina che mi hanno dato a noleggio, poteva andarmi peggio, poteva andarmi meglio perché io non sono un ottimo guidatore e questa macchina per me è abbastanza impegnativa, abbastanza grande. C'è la guida al contrario, ho fatto una mezz'oretta stamattina piuttosto difficile per arrivare qua. Qua, dov'è? Qua è il waterfront, cioè il lungomare. Non ve lo faccio neanche vedere, per me è bocciato. Sono 200 metri forse di strada con 10 ristoranti e basta. Affaccia sul porto, quindi neanche la vista non è tutto sto granché. Adesso andiamo a vedere un po' com'è il centro città. Dopo 20 minuti di macchina finalmente siamo arrivati esattamente nel posto in cui siamo partiti, perché non ho trovato parcheggio da nessuna parte, per cui adesso devo farmi 2 km a piedi con questo caldo. Sono arrivato al Forte Sant'Elmo, che è praticamente una fortezza che affaccia sul mare, che è stato, a quello che c'era scritto sulla targhetta, cruciale per la difesa dei 2 porti di Malta durante le guerre che ci sono state. Ho deciso di fare il biglietto 2 giorni. Il biglietto 2 giorni costa 35 euro e mi dà accesso al 90% delle attrazioni, musei e visite di Malta. La stessa tessera con 2 settimane di tempo per visitare il tutto costa 50 euro. Visto che io non punto a farli tutti quanti, almeno così ce la dovrei fare. Chiamano, c'ho la suoneria di Metal Gear Solid. Pronto? Sì. Noi siamo una società in collaborazione con Consort e Firetex. Quindi stiamo parlando di Forex. Il campo del trading online. Non sono interessato. Sì, signor Francesco, un attimo. No, Io immagino non c'è che bisogno. mi interessa. Ma non... ragione, mi metto nel suo posto. Ti auguro buona giornata. Dà la possibilità. Ma non ne voglio di possibilità, mi scusi. Senta, non voglio fare il maleducato che butto giù il telefono, per cui se ci salutiamo mi fa una cortesia. La persona giusta a un discorso del genere, va bene? Ok, grazie. Può dedicare qualche minuto del suo tempo? No. E in cui stavano facendo il cambio della guardia è il palazzo del governo maltese. C'è tipo il museo delle forze armate di Malta, sono insieme. Fanno parte delle cose che posso visitare col biglietto che ho acquistato. Ho messo l'audioguida all'orecchio, a momenti mi esplode un timpano. Sentite come si sente da lontano? Il palazzo del governatore protrattasi. Immaginatevi a metterlo di fianco all'orecchio. Belli sono questi bastoni. Forse scendendo di qua io taglio. Passando per quelle scale effettivamente ho tagliato. Adesso devo solo vedere, spero di sì, se la macchina c'è ancora. Ho trovato un foglio e in realtà era un aeroplanino di carta che era infilato, il parabrise. Ah! Che cazzo c'è? Cosa c'è sopra? Che prima o poi mi abituerò che devo sedermi dall'altro lato. Anche oggi, dopo circa 25 minuti, sono riuscito a parcheggiare. Dai, esco. Io sono vecchio. Sto prendendo l'ascensore per fare un piano malefico. Wow! E mi sa che questa è la zona bene di Malta, perché vedete gli yacht che ci sono dietro alle mie spalle. Io sono arrivato a destinazione, almeno secondo il navigatore sono arrivato a destinazione. Sto andando a vedere il Palazzo dell'Inquisizione, o meglio, andrei a vedere il Palazzo dell'Inquisizione se sapessi dov'è, perché il navigatore mi dice che devo andare per quella strada. Questa strada.
ancora chiusa. Non so dove devo andare. Un giorno bellissimi, siamo tornati nella zona ricca, vedete, gli yacht, le navi, perché per vedere il Forte Sant'Angelo. Vediamo se oggi ci riesco. C'è il carretto dei gelati. Dov'è il carretto dei gelati? Carino, mi è piaciuto di più quello di ieri, che si chiama Forte Sant'Anselmo. Alla fine sì, cioè passeggi all'interno del forte, ma ci sono cose interessantissime dentro, se non il fatto che Caravaggio fu tenuto prigioniero all'interno di questo forte per... Minchia, Caravaggio. Ho salvato la vita a 1000 persone. Praticamente qua c'è un gran vento, che vedete questo bagaglio qua sotto alle ruote, e col vento ha fatto tipo effetto vela e stava andando addosso a tutta quella gente là e io sono riuscito a fermarlo. Pazzesco, supereroe. Allora ho deciso di abbandonare la processione perché tanto per me è abbastanza una ciofeca. Non so se a voi è piaciuto. Ho preso la macchina e ho cominciato a guidare un po' a caso, finché non mi è venuto in mente che avevo letto nei giorni passati, mentre guidavo, dei cartelli con indicazione Smart City. Ero abbastanza curioso di capire cosa fosse. In realtà è un palazzo dove immagino a questo punto ci facciano cose tipo startup, comunque robe a che fare con l'informatica, cose smart. La cosa che però mi è piaciuta di più è stata che quando sono arrivato qua ho visto che si affaccia direttamente sul mare e ho deciso di prendere il drone.